Buongiorno a tutti, bellissimo pubblico, siete tantissimi, ma pensate, il nostro cervello è costituito da qualcosa come 83 miliardi di neuroni, un numero enorme, difficile da immaginare. In confronto pensate che la popolazione globale di questo pianeta è stimata all'incirca 8 miliardi, quindi il numero di cellule che costituiscono il nostro cervello, il numero di neuroni, è all'incirca 10 volte la popolazione globale. E tutte queste cellule, aggrovigliate fra loro, connesse fra loro, danno origine a quei segnali bioelettrici, chimici, da cui emergono le nostre capacità. Capacità di muoverci, di percepire il mondo, di imparare, di adattarci ad esso, ma soprattutto anche di esprimere le nostre emozioni. Ecco, questo è qualcosa di unico di questa tecnologia biologica che costituisce il nostro cervello. E oggi, se parliamo di intelligenza artificiale, di tecnologie di questo tipo, abbiamo letto di queste interfacce cervello-macchina, queste capacità stesse del nostro cervello permettono a voi di ascoltarmi, di seguire quello che vi sto per raccontare e a me di portarvi in questo campo di ricerca che sono le interfacce cervello-macchina, queste tecnologie che vogliono creare un ponte tra biologia del nostro sistema nervoso e artificiale. E quando leggiamo dei risultati recenti un po' incuriositi, ma anche un po' intimoriti da quello che si vuole fare, non si capisce bene dove si vuole andare, perché non possiamo parlare di cervello e di macchine senza pensare a quello che sta avvenendo con l'intelligenza artificiale. Questa tecnologia che sta entrando rapidamente nelle nostre vite sta cambiando il modo in cui lavoriamo e che mi ha permesso di generare questa immagine. Perché c'è anche chi vede in questi ponti tra il sistema nervoso e macchine l'opportunità di fondere quella che è intelligenza biologica con intelligenza artificiale, e questo al fine di aumentare le capacità dell'uomo stesso. Ecco, questo non è il nostro obiettivo, ed è importante chiarire dove si vuole andare con queste tecnologie. Queste tecnologie sono innanzitutto degli strumenti scientifici, degli strumenti per studiare questo fantastico organo che è il nostro cervello, qualcosa che ha ancora tantissimi segreti da svelare. D'altro canto sono strumenti che permettono di studiare anche quei meccanismi di malattie che hanno un impatto sempre più grande nella nostra società. Pensiamo al Parkinson, all'Alzheimer, ma anche a altre malattie. E infine queste tecnologie di interfaccia tra cervello e macchina, robot, è l'opportunità di sfruttare questi segnali naturali con cui controlliamo il nostro corpo, i nostri movimenti, per controllare delle macchine che possono fornire assistenza, possono rendere le persone un pochino più autonomi rispetto alle condizioni in cui vivono oggi. Ecco, questo è quello che noi ricercatori, e una comunità molto grande di ricercatori in diversi ambiti scientifici e tecnologici sta affrontando. Ma cerchiamo di capire un po' meglio di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di 83 miliardi di neuroni, un numero impressionante. E tutte queste cellule non sono uguali fra loro, sono specializzate, formano circuiti che elaborano l'informazione in modo estremamente distribuito. Ecco, questo è qualcosa di unico, molto diverso dalla tecnologia artificiale che usiamo per costruire processori, computer e quant'altro. E ad esempio, se prendiamo un esempio, se vogliamo muovere un braccio, abbiamo dei circuiti che intervengono nella pianificazione di questo movimento, altri ancora che intervengono nel valutare se questo movimento lo possiamo effettivamente svolgere, se non andiamo a sbattere contro qualcosa, per capirci. Altri ancora che danno il via a questa azione motoria. E questi segnali bioelettrici organizzati, strutturati, partono dalle aree della corteccia, scendono attraverso il midollo spinale, vengono elaborati anche a questo livello, arrivano al sistema periferico e controllano i nostri muscoli per permetterci di muovere.
Questo è qualcosa di unico, di cui non ci ne rendiamo nemmeno conto, è qualcosa che abbiamo imparato da quando eravamo bambini, quando siamo cresciuti, e quindi è qualcosa che per noi è del tutto naturale, ed è qualcosa di molto diverso dalle macchine. Ecco, questo è qualcosa che non è proprio solo all'uomo, è qualcosa che condividiamo anche con gli animali. Un esempio, questo è Taba, un border collie che abbiamo accolto nella mia famiglia con i miei figli, mia moglie, e che è arrivato cucciolo, piccolino. E devo dire che è stato bellissimo ed è tutt'oggi impressionante vedere quanto sia stato in grado di imparare, di adattarsi alla nostra famiglia, rispondere a dei comandi, ma anche comunicare con noi in un modo diverso. Ecco, questa, permettetemi, tecnologia biologica fatta di cellule in un ambiente liquido, se volete, di ioni, cariche, segnali chimici che si spostano e vengono coordinati da questa attività cerebrale, è qualcosa di unico. Nel mondo artificiale la tecnologia che costruiamo è fatta di elettroni controllati attraverso conduttori, semiconduttori, magari bloccati da isolanti, e questo dà vita a una logica fatta da 1 e di zeri che è molto diversa da quello che facciamo noi come persone, fanno anche gli animali. Ecco, quando questi processi fisiologici non funzionano, insorgono malattie, queste possono essere conseguenze di traumi, lesioni a causa di incidenti, ma anche queste malattie degenerative, che possiamo vedere un po' come, per dirla in modo molto semplice, non me ne vogliono i miei colleghi in neuroscienze, ma un po' come un attacco hacker, un po' come un virus informatica altera il buon funzionamento di un software. Ecco, i meccanismi all'origine di queste malattie alterano il buon funzionamento e l'esecuzione delle funzioni che sono state implementate a livello cognitivo, cerebrale e di controllo motorio. Prendiamo un esempio. Il Parkinson è una malattia che è correlata a un'alterazione di livelli di dopamina, una sostanza molto importante per la buona esecuzione delle nostre capacità decisionali e quant'altro. Ecco, in una prima fase questa malattia viene trattata farmacologicamente, ma fino a un certo punto, perché i farmaci, dopo un certo numero di anni di assunzione, non funzionano più, non si riesce più a bilanciare questi livelli. Quello che si fa già oggi a livello clinico è impiantare dei dispositivi a livello cerebrale che rilasciano degli stimoli elettrici e che sono realmente efficaci, perlomeno rispetto ai sintomi di tremore. Questi stimoli correggono questi tremori e hanno un'efficienza. È un po', se volete, per usare una metafora, se consideriamo questi neuroni un po' come dei musicisti in una grande orchestra, il Parkinson è un po' come se questi musicisti via via, col progredire della malattia, suonassero degli strumenti che sono sempre meno ben accordati. Ecco, questo è quello che avviene, che dobbiamo capire, e dobbiamo capire come intervenire. Un altro esempio è l'Alzheimer, una malattia che ha un impatto non solo sull'individuo, ma anche sulle sue famiglie, sulla società stessa. In questo caso, ecco, in questa metafora di un'orchestra, è un po' come se via via nel tempo si perdessero i musicisti, perché questi neuroni muoiono. Ecco, queste sono le sfide che cogliamo con queste tecnologie e vogliamo affrontarle da un lato per studiare il sistema nervoso stesso, imparare a conoscere i meccanismi con cui funziona, ma soprattutto i meccanismi con cui queste malattie insorgono, e sviluppare terapie. Ora, la sfida è quella di intercettare, la prima sfida perlomeno è quella di intercettare questi segnali, essere in grado di ascoltare queste voci di questi neuroni che comunicano tra loro questi segnali bioelettrici di cui vi parlavo. E questa è una sfida enorme, perché dobbiamo introdurre, se volete, tantissimi microfoni per ascoltare all'interno del cervello, del sistema nervoso, ma introducendo il minor danno possibile, chiaramente. Ora, per capire la dimensione di questa sfida, potete prendere l'esempio, facciamo un gioco di ruolo, dove voi siete i musicisti di questa orchestra, dove ognuno di voi suona uno strumento. Ecco,
Se io usassi questo microfono sicuramente potrei ascoltare voi, registrare quello che state suonando, ma non riuscirei a cogliere il contributo di ogni singolo strumento, ogni musicista in questa sala. Per farlo dovrei dare a voi, a ognuno di voi, un microfono, e allora in questo caso sì, potrei separare i contributi individuali. Ecco, questo è un po' quello che dobbiamo fare. E questi microfoni nel campo delle neuroscienze sono degli elettrodi, sono quei componenti, quei sensori che definiscono questo contatto intimo tra mondo biologico e tecnologia. E lo fanno trasformando quei segnali ionici in segnali elettrici che poi possono essere amplificati. Un po' come questo microfono che amplifica la mia voce e amplifica le variazioni di pressione indotte dalla mia voce in segnali elettrici che poi sono amplificati. Ecco, questo è un po' quello che dobbiamo fare. E questa è la sfida che abbiamo colto nel mio laboratorio. Lo abbiamo fatto con la passione, la convinzione, il contributo di tanti ragazzi che hanno lavorato allo sviluppo di questa tecnologia. Questa tecnologia si chiama Synapse, è qualcosa di molto recente, e abbiamo realizzato queste sonde che sono più piccole di un capello, sono veramente piccolissime, combinando microelettronica e micro-nanofabbricazione, quindi due mondi che non venivano usati insieme, per capirci. E questo per realizzare dei dispositivi che integrano, vedete sull'ingrandimento dell'immagine, questi quadratini, tantissimi elettrodi. Sono migliaia di elettrodi in ogni singolo dispositivo. E sotto ogni quadratino, ogni elettrodo, c'è tutta quella circuiteria elettronica che permette di amplificare i segnali e di trasmetterli all'esterno su pochissimi fili. Questa tecnologia è stata sviluppata all'Istituto Italiano di Tecnologia, abbiamo creato una startup e questa startup sta rendendo accessibile a tutto il mondo questa tecnologia per la ricerca scientifica nelle neuroscienze, ma sta anche sviluppando questa tecnologia per andare sull'uomo. Un passo molto grande, difficile sicuramente, ma che ha intrapreso con passione e convinzione. Se confrontiamo questa tecnologia a quanto abbiamo letto magari in questi mesi, in questi anni, ecco, questa tecnologia è estremamente avanzata perché è la tecnologia che permette di inserire più canali all'interno del sistema nervoso con il minor danno possibile. Un singolo impianto, più di 1000 canali, mentre altre tecnologie devono inserire molteplici dispositivi per ottenere un numero equivalente di canali, di sensori nel cervello. Ecco. Ma le interfacce cervello-macchina non nascono oggi, abbiamo forse un po' l'impressione, leggendo i giornali, che sia una cosa nata oggi. No, questo nasce da decenni di attività di ricerca scientifica con i contributi di colleghi in svariati campi, dalla fisica alle neuroscienze, all'ingegneria, alle scienze informatiche, alla medicina. Ecco. Io come esempio di questo vi ho portato un'immagine di un risultato già ottenuto nel 2012. Questa persona, attraverso uno studio clinico, incapace di muoversi, ha ricevuto un impianto che vedete sulla sua testa. Questo impianto era inserito nelle zone di controllo motorio, questi segnali sono acquisiti collegati a un computer e questo computer usava e decodificava questi segnali per controllare un braccio robotico che gli ha portato dell'acqua alla bocca e lo ha fatto con gli stessi segnali che avrebbe usato per controllare il suo braccio. Ecco, questo è quello che può offrire questa tecnologia associata alla robotica. Può definire un ponte per sviluppare tecnologie che possano ridurre il grado di disabilità delle persone e renderle più autonome, che è un passo avanti per migliorare la qualità di vita. Per concludere, io quest'estate ho seguito le Olimpiadi, penso molti di voi hanno seguito anche le Paralimpiadi, io sono rimasto letteralmente affascinato dalle capacità di questi atleti, dei risultati che hanno ottenuto. E li hanno ottenuti con l'ausilio di tecnologia, come in questo caso delle protesi che non sono collegate al sistema nervoso ma sono passive, ma soprattutto le hanno ottenute con il loro corpo, la loro mente e la loro volontà.
Ecco, credo questa sia l'immagine che abbiamo noi come obiettivo, quello di rendere queste tecnologie un ausilio a supporto della persona. Il nostro obiettivo quindi è quello di sviluppare tecnologie neuroelettroniche, interfacce cervello-macchine, che possono realmente essere un mezzo per rendere queste persone più autonome, ridurre i gradi di disabilità, studiare malattie che oggi non hanno ancora cure e migliorare quindi la qualità di vita di tantissime persone nel mondo. Grazie.